Nel tutorial del fiore gioiello di lunedì scorso vi avevo fatto vedere un'anteprima di una nuova spilla. Ormai un po' vi conosco e immaginavo che non avreste detto di no ad un'altra versione. E quindi eccola qui. Elegante con perline e in versione country chic con il bottone. È lo stesso fiore 3D ma cambia completamente stile e adesso lo realizziamo insieme passo passo. Ciao, sono Francesca e questo è Uncinettando Crochet in Love e oggi facciamo insieme una nuova spilla ad uncinetto, uno schema, tante varianti diverse, di stile, perline e bottone o anche strutturali, perché potrebbe essere con un solo giro di petali, come in questo caso, o con 2 giri di petali. Il progetto è facile, veloce, divertente da realizzare, anche perché possiamo giocare con colori e consistenze usando anche filati avanzati. Inoltre è un'ottima idea regalo, per esempio per la festa della donna, per la festa della mamma o comunque per una persona a cui vogliamo bene. Fatemi sapere quale versione vi piace di più e se non avete visto il video della settimana scorsa ve lo lascio nella descrizione del video e nella i in alto a destra. Per la spilla che facciamo insieme nel tutorial ho usato il filato Luxor, che è un cotone 100% da lavorare con uncinetti da 2,5-3,5 e io ho usato un uncinetto da 2,5 mm. Qualunque sia il filato che usate per fare le spille, vi consiglio di usare un uncinetto giusto o un po' più piccolo rispetto a quello raccomandato per il filato che state utilizzando. Se volete usare il Luxor o se avete bisogno di vari tipi di perline, io mi rifornisco alla merceria Arcobaleno, che è la merceria della mia zona. Nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online dove trovate il filato e il numero WhatsApp a cui potete chiedere per quanto riguarda le perline. Per prima cosa creiamo la base della spilla, facciamo un anello magico, nel giro 1 lavoriamo 6 punti bassi nel cerchio, tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio e chiudiamo questo giro con un punto bassissimo nel primo punto basso. Facciamo una catenella e lavoriamo il giro 2. Nel giro 2 lavoriamo punti bassi prendendo solo il filo dietro di ogni punto e la ripetizione è un punto basso in un punto, un aumento nel punto successivo, quindi 2 punti bassi nello stesso punto e ripetiamo un punto, un aumento, un punto, un aumento. E alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso. Una catenella e anche nel giro 3 lavoriamo prendendo solo il filo dietro di ogni punto e lavoriamo punti bassi. In questo caso lavoriamo un punto basso in ogni punto per 2 volte e poi un aumento. 2 punti nel terzo punto e ripetiamo 2 punti, un aumento per tutto il giro e alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso del giro, una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Questo è quello che otteniamo. Lavorando solo nel filo dietro di ogni punto restano liberi tutti i fili davanti del giro 1 e sono questi e del giro 2 e sono
questi, e in questi fili lavoreremo i pistilli. I petali li lavoriamo nel giro 3. Ci sono 2 giri di petali. Il primo giro lo lavoriamo prendendo solo il filo davanti del punto e il secondo giro lo lavoriamo prendendo solo il filo dietro. Quindi, iniziando dal primo punto del giro 3, entrando solo nel filo davanti del punto, agganciamo il filo con cui vogliamo fare il primo giro di petali. Agganciamo il filo e lavoriamo 6 catenelle. Per i petali lavoriamo tipo uncinetto tunisino, quindi adesso iniziando dalla prima catenella dall'uncinetto raccogliamo tutti i punti entrando nel filo dietro, che è questo verticale dietro alle catenelle. Entriamo anche nella prima catenella e portiamo fuori il filo e dobbiamo raccogliere in totale 6 punti. Il primo è sempre l'asola sull'uncinetto, quindi siamo a 2, 3, 4, 5, 6 e poi agganciamo la riga alla base entrando sempre nel primo punto e chiudiamo i punti chiudendo i fili a 2 a 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lavoriamo un aumento e per questo facciamo una catenella e lavoriamo la seconda riga di questo petalo. Partiamo sempre dalla prima catenella dall'uncinetto, questa che abbiamo lavorato adesso, e raccogliamo 7 punti. Il primo è sempre quello che è sull'uncinetto, 2, 3, 4 ed entriamo sempre nella gobbetta dietro, 5, 6, 7 e agganciamo alla base nello stesso punto di prima e chiudiamo a 2 a 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iniziamo la prossima riga con un aumento, quindi una catenella, un punto è già sull'uncinetto, iniziando sempre dal primo punto che è la catenella, raccogliamo 8 punti in totale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ci agganciamo alla base sempre nello stesso punto. Chiudiamo i fili a 2 a 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ora lavoriamo 2 catenelle e un punto bassissimo nella prima catenella che abbiamo lavorato, entrando sempre nel filo dietro. E lavoriamo un'altra riga da 8 punti. 1, quello che c'è sull'uncinetto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ci agganciamo alla base entrando nel prossimo punto, prendendo sempre solo il filo davanti. Chiudiamo i fili a 2 a 2.
Nella prossima riga facciamo una diminuzione, quindi non iniziamo dal primissimo punto, quello da cui iniziamo di solito, ma dal successivo. 1 è sempre quello che abbiamo sull'uncinetto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ci agganciamo nello stesso punto di prima e lavoriamo il ritorno chiudendo i fili a 2 a 2. Anche nella prossima riga lavoriamo una diminuzione, quindi non iniziamo dal primo punto ma dal successivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e agganciamo il petalo alla base. Lavoriamo il ritorno e completiamo il petalo lavorando punti bassissimi. Non iniziamo dal primo punto ma dal secondo, uno in ogni punto. 1, 2, 3, 4, lavoriamo un punto bassissimo anche qui dietro, 5 e sul punto di base 6. E questo è il petalo che lavoriamo nel primo giro di petali. In totale in questo giro ne lavoriamo 6. Nel giro 3 della base ci sono 12 punti. Per lavorare un petalo usiamo 2 punti, quindi in totale lavoreremo 6 petali. Quindi adesso ci spostiamo nel prossimo punto con un punto bassissimo, entrando sempre solo nel filo davanti, e lavoriamo un altro petalo uguale a questo, e così via per tutto il giro, e in totale lavoreremo appunto 6 petali. Quindi iniziamo con le 6 catenelle e partendo dalla prima catenella dell'uncinetto montiamo 6 punti, poi chiudiamo il giro e così via. Ricordatevi che ci sono 6 righe in totale nel petalo, 3 le agganciamo nel primo punto e le altre 3 nel secondo punto. Finito un petalo, lavoriamo un punto bassissimo nel punto successivo e ripetiamo in questo modo per completare il giro. Per andare meglio vi consiglio di lavorare tutte le catenelle un po' più larghe di come le lavorereste di solito. In questo modo è più semplice entrare nel filo che c'è dietro le catenelle, soprattutto all'inizio quando non abbiamo ancora confidenza con questo tipo di lavorazione. Se via via che lavorate i petali, gli altri petali vi danno fastidio, piegateli in avanti. Dopo aver completato anche l'ultimo petalo, facciamo un punto bassissimo nel primo punto del giro e qui, se facciamo anche il secondo giro di petali con questo colore, teniamo questo filo. Se cambiamo colore, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Supponiamo di voler continuare con lo stesso colore, ruotiamo il lavoro e dietro vediamo il filo dietro dei punti del giro 3 in cui non abbiamo lavorato e in questi fili lavoriamo il secondo giro di petali. Facciamo un punto bassissimo nel primo punto del giro prendendo il filo dietro e un punto bassissimo anche nel secondo punto e da qui iniziamo il primo petalo. Per il primo petalo usiamo questo punto e il prossimo in modo che i petali risultino intercalati tra loro. I petali del primo giro sono fatti di 6 righe che distribuiamo
3 nel primo punto e 3 nel secondo punto di base. Iniziamo con 6 catenelle, nella riga 1 lavoriamo 6 punti, nella riga 2 aggiungiamo una catenella, quindi facciamo un aumento e lavoriamo 7 punti, nella riga 3 aggiungiamo una catenella e lavoriamo 8 punti, poi facciamo il pippiolino, nella riga 4 lavoriamo un punto in ogni punto, quindi 8 punti, nella riga 5 facciamo una diminuzione e lavoriamo 7 punti e nella riga 6 facciamo un'altra diminuzione e lavoriamo 6 punti e poi 6 punti bassissimi per agganciarci alla base. Il secondo giro di petali è molto simile al primo. Anche i petali del giro 2 hanno 6 righe, ma anziché iniziare con 6 catenelle, iniziamo con 7 catenelle. Quindi nella riga 1 ci saranno 7 punti, poi facciamo un aumento e nella riga 2 lavoriamo 8 punti, un aumento e nella riga 3 lavoriamo 9 punti, il pippiolino da 2 catenelle, nella riga 4 lavoriamo 9 punti, nella riga 5 facciamo una diminuzione e lavoriamo 8 punti e nella riga 6 facciamo una diminuzione e lavoriamo 7 punti e poi lavoreremo 7 punti bassissimi per agganciarci alla base e anche in questo caso agganciamo le prime 3 righe in un punto e le successive 3 nel punto successivo. Iniziamo il petalo con 7 catenelle, e partendo dalla prima catenella dell'uncinetto raccogliamo 7 punti in totale. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ci agganciamo sul punto alla base. Lavoriamo il ritorno. Un aumento e una riga di 8 punti, 2, 8 e ci agganciamo alla base. Un aumento e lavoriamo una riga di 9 punti, 2, 3, 9 e ci agganciamo alla base. Poi lavoriamo il pippiolino di 2 catenelle e una riga di 9 punti, 2, 3, 9 e ci agganciamo nel prossimo punto alla base. Lavoriamo una riga di 8 punti facendo una diminuzione, saltiamo il primo punto e iniziamo dal successivo, 2, 3, 8 e ci agganciamo alla base. E una riga da 7 punti iniziando dal secondo punto. Saltiamo il primo e partiamo dal secondo. Ci agganciamo alla base e lavoriamo il ritorno. E partendo dal secondo punto lavoriamo punti bassissimi fino alla base. Sei e 7 nel punto di base e ci spostiamo nel prossimo punto con un punto bassissimo. E questi sono i petali del giro 2. Ripetiamo in questo modo per completare anche il secondo giro di petali. Una volta completato anche il secondo giro di petali, chiudiamo il giro come abbiamo fatto per il primo e tagliamo il filo. Ed ora vediamo come fare i pistilli. Prepariamo un nodino iniziale con il filo con cui vogliamo fare i pistilli e li lavoriamo
nel filo libero di ogni punto del giro 2. Nel giro 2 avevamo lavorato solo nel filo dietro e tutti i fili davanti sono rimasti liberi del giro 2 e, se volete, anche del giro 1. In ogni punto lavoriamo un punto bassissimo, 10 catenelle, un punto bassissimo, 10 catenelle. E passiamo al prossimo punto e ripetiamo un punto bassissimo, 10 catenelle, un punto bassissimo, 10 catenelle e ripetiamo così per tutto il giro. In questo modo, se vedete che le catenelle sono un po' larghe, volendo potete utilizzare un uncinetto di mezza misura più piccola. E alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto basso. Se volete lavorare pistilli anche nel giro 1 e volete lavorarli con lo stesso colore, anziché chiudere con un punto bassissimo nel primo punto del giro 2, lavorate nel primo punto del giro 1 o comunque nel successivo punto del giro 1. E per quanto riguarda il giro 1 potete ripetere la sequenza che abbiamo lavorato per il giro 2. Magari anziché lavorare archetti di 10 catenelle potete lavorare archetti di 8 catenelle, oppure se volete i pistilli più lunghi potete lavorare archetti più lunghi anche in questo primo giro. Io in questo caso non faccio i pistilli anche nel giro 1 perché vi mostro un altro tipo di finitura con le perline. In questo caso però ho lavorato solo un giro di petali e in tutti e due i giri dei pistilli. Nel giro 2 ho lavorato in questo caso con il marrone e nel giro 1 ho lavorato con il beige. E poi al centro ho finito con un bottoncino. In questo invece voglio lavorare in modo diverso, quindi chiudo il giro dove l'abbiamo iniziato con un punto bassissimo, faccio una catenella di sicurezza e taglio il filo. Nascondiamo i fili attraverso i punti con l'aiuto di un ago. Ed ora ci divertiamo con le perline a completare il centro del fiore. Io uso delle Rockail 8.0, voi potete utilizzare le perline che preferite. Poi ci serve un ago sottile per poter infilare le perline e un filo, che può essere un filo qualunque. Volendo potete anche usare il filo che state usando per lavorare ad uncinetto, usando un capo del filo. Iniziamo da dietro e usciamo al centro in corrispondenza più o meno di uno dei punti. Dietro lasciamo una codina di filo per poter poi saldare. E infiliamo 11 perline. Facciamo scorrere le perline, entriamo al centro del fiore con l'ago e usciamo più o meno nel punto successivo.
e si forma un archetto di perline. Di questi archetti potete farne quanti volete, tutto intorno, infilando 11 perline o quante volete voi, a seconda di quanto grandi volete che siano i pistilli. Facciamo scorrere le perline, rientriamo al centro del fiore, più o meno, e usciamo nel punto successivo. E andiamo avanti così, riempiendo il centro del fiore. Alla fine rientriamo al centro del fiore e passiamo l'ago dietro. Annodiamo tra loro l'inizio e la fine del filo e lo nascondiamo attraverso i punti. Ed ora non ci resta che cucire il sostegno per la spilla alla spilla. Possiamo tagliare un pezzetto di filo o usare il filo che abbiamo tagliato del secondo giro di petali. E usiamo questi forellini che ci sono per cucire la base alla spilla. Una volta cucita bene la base, facciamo un nodino qui dietro e nascondiamo il filo attraverso i punti. E la spilla è pronta e non vedo l'ora di sapere cosa ne pensate voi, ma vi devo dire che a me piace tantissimo e a questo punto non so quale mi piace di più delle due. Direi che lo stile è molto diverso, ma sono tutte e due bellissime, però fatemi sapere voi quale preferite scrivendolo in un bel messaggio qui sotto il video. Nel caso di questa spilla che ho fatto con filati avanzati che avevo a casa, sto usando lana molto più grossa e quindi anche le perline sono più grandi e hanno un forellino più grande. Voi potete usare qualunque tipo di perlina vi piaccia e metterne quante volete. In questo caso sto facendo archetti di 9 perline. Possiamo giocare con i colori, con le consistenze, con filati diversi e con i giri, cioè fare 2 giri di petali, farne solo uno, fare 2 giri di pistilli o solo uno, mettere il bottoncino, mettere le perline, insomma possiamo sbizzarrire la nostra fantasia con i colori e con le forme. Ora però sono curiosa, team perline o team bottone? Quale delle due versioni vi piace di più? Io ho la mia preferita, ma voglio sapere qual è la vostra preferita e soprattutto fatemi sapere se vi piace l'idea che ne facciamo anche altre di spille, scrivendolo in un bel messaggio qui sotto al video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, ci vediamo lunedì prossimo in un nuovo tutorial e se rifate queste spille mi raccomando condividete le vostre foto con me, sapete che potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook, trovate tutti i link nella descrizione del video. Ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!